Officina Cotavo raddoppia le sedi e moltiplica i servizi. Abbandona la sede di via Stalingrado e apre 2 nuove sedi. Officina Cotavo Ipergomme in via Mazzini 26 a Bologna e in via Cadriano 11 a Cadriano. Pneumatici, officina, carrozzeria, revisioni auto e moto, elettrauto, impianti GPL e metano e trasformazione auto per diversamente abili. Officina Cotavo, tecnologia per la manutenzione della tua auto. 051 37 25 28. Buongiorno a tutti, bentrovati con TG Mille Cuori. Partiamo subito con le notizie di giornata. Allora, per quanto riguarda la questione coronavirus, il Comitato Scientifico ha consigliato agli organi di governo di proseguire il campionato, ma di volgere le partite a porte chiuse poiché si limiterebbe il contagio che in questi giorni sta crescendo ulteriormente. Quindi come si, svilupperà il calendario delle prossime giornate di Serie A? Per quanto riguarda il recupero della 26esima giornata, è in programma questo weekend, quindi in particolare la super sfida tra Juventus ed Inter è in programma domenica sera. Per quanto riguarda poi il recupero della 27esima giornata, quindi ciò che ci interessa da vicino, ovvero la super sfida tra Bologna e Juve, in questo caso è stato deciso che la partita con i bianconeri si giocherà il 13 marzo alle ore 20:45, chiaramente sempre a porte chiuse. Per quanto riguarda poi i recuperi della 25esima giornata, le date sono già state predefinite, si giocherà il 18 marzo e le squadre che scenderanno in campo saranno Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Per quanto riguarda poi le 2 sfide rinviate di Coppa Italia, parliamo quindi di Juventus-Milan e di Napoli-Inter, tutto dipenderà dalla sorte di Juventus ed Inter nelle coppe europee. La giornata di ieri invece la squadra ha continuato ad allenarsi e ha svolto una doppia seduta a porte chiuse. Al mattino lavoro tattico e atletico della squadra, mentre al pomeriggio ci sono state una serie di partitelle 6 contro 6 con numerosi elementi della primavera. In parte Dykes col gruppo, mentre Krejci differenziato e terapie ancora per Svanberg. Facciamo adesso un focus su quello che è il giocatore più importante probabilmente di questa squadra, il giocatore più utilizzato da Mihajlovic, che è Roberto Soriano. Se ci facciamo caso, Soriano non è mai stato sostituito, le uniche assenze che appunto ha fatto sono stati per motivi di infortunio, non certo per scelte tecniche. Mihajlovic non rinuncia mai a Soriano. Difatti già dai tempi della Sampdoria lo considerava un giocatore fondamentale. Quando è arrivata a Bologna questa cosa ovviamente è stata confermata. Soriano non ha particolarmente doti da bomber, da goleador. Quest'anno ha fatto solamente 3 gol, 2 dei quali comunque molto decisivi perché sono stati fatti contro la Spal all'ultimo minuto e contro il Lecce, e 2 assist. Cosa che più colpisce è la percentuale di passaggi riusciti, che si aggira intorno al 90%, quindi una percentuale molto elevata. Come lui stesso ha detto in un'intervista, tutto il lavoro che lui fa, il lavoro che fa tra le linee, il lavoro che fa per la squadra, che si mette al servizio della squadra, lo porta purtroppo ad essere poco lucido sotto porta molte volte. Ne è un esempio anche l'ultima partita contro la Lazio, nella quale la sua mancata occasione ha fatto poi scaturire il 2-0 di Correa. Tuttavia io penso che si debba anche guardare l'altro lato della medaglia, quindi tutto il lavoro che Soriano porta alla squadra, che è assolutamente, a mio parere, eccezionale. Non si può fare a meno di Soriano, il Bologna non può fare a meno di Roberto Soriano, è quel classico giocatore di esperienza che ti dà tanta qualità e quantità. Piccola accenno sul basket, per quanto riguarda la partita tra Virtus e Darius Afaka è stato deciso il campo, e si tratta appunto di un campo neutro come avevamo già accennato nella precedente puntata, si giocherà a Belgrado stasera alle 18:15. Da TG Mille Cuori è tutto,
Se avete delle informazioni o delle rubriche da proporci, mi raccomando, scrivetecelo sotto nei commenti e le vostre considerazioni sono per noi molto importanti. Buona giornata e a domani mattina. Ciao. Ciao!